Svizzera si dice tip top. Ci aspetta una lunga ascesa. Nel video precedente siamo partiti dalla Svizzera direzione Italia. Abbiamo fatto una breve tappa di qualche giorno in Valle d'Aosta, per poi rimetterci in strada. Abbiamo trovato un bellissimo posto. Eravamo qua vicino a Sherpo. Le strade della Valle d'Aosta si snodano attraverso paesaggi alpini incantevoli, avvolte da una lussureggiante veste verde. Le curve sinuose rivelano panorami spettacolari, mentre i suoni della natura accompagnano ogni viaggio, creando un'esperienza unica di immersione nella bellezza naturale. Dopo la Valle d'Aosta è il turno del Piemonte. Ci troviamo a Val della Torre, un comune situato nella regione Piemonte. Questo pittoresco comune si trova ai piedi delle Alpi e offre paesaggi naturali affascinanti e un'atmosfera tranquilla. Poi ieri non ci siamo più fatti sentire, comunque ne abbiamo approfittato e siamo andati a comprare un po' di cosettine da Ikea e alla Decathlon e poi siamo arrivati in questo paesino che si chiama Val della Torre, dove c'è un'area camper gratuita, mettono a disposizione carico-scarico, il parcheggio è molto bellino, l'unica pecca è che durante la notte un gruppo di ragazzini ha deciso di infastidire i camper che c'erano parcheggiati, quindi hanno suonato ripetutamente il clacson, appositamente per darci fastidio. A parte questo il posto è molto bellino e tra l'altro ieri dal camper sentivamo un po' di musica, quindi ci siamo avvicinati alla piazza del paese dove erano in festa, è stato bello, proprio ti senti l'Italia in queste situazioni. Quando sto in compagnia degli amici. L'animazione per stasera. Aggregazione, spensieratezza, molto bello. Siamo ancora qua a Val della Torre, staremo qua fino penso dopo pranzo e poi ci avvieremo verso il paese dove andremo a fare i lavori per il portaruota di Cinzì. Siamo nell'area camper di Giaveno e abbiamo trovato questo camperino, è troppo bellino, vintage e poi tenuto super bene. Comunque è pieno di aree camper in questa zona, sia carico che scarico, però certe persone sono davvero maleducate. Quando scarichi le acque nere bisogna lasciare pulito dopo, questa è una cosa che proprio non riesco a capire, vero? Che cosa? È che molta gente scarica e non pulisce. Sì, anche qua. Sì, quindi se si scarica bisogna pulire, bisogna lasciare pulito. Buongiorno. Siamo arrivati qui nella destinazione finale. Ci troviamo in Piemonte, siamo in zona di Torino e siamo venuti qui per poter continuare i lavori su Cinzì. Come ben sapete siamo partiti, ma i lavori sul camion diciamo che sono al 70%, manca ancora una gran parte e quindi avevamo questo momento di vuoto nel mese di agosto, cioè nel senso che non stavamo lavorando e quindi abbiamo deciso di venire qui da Gregorio. Tra l'altro loro hanno la pagina Instagram Tartan Track, hanno fatto un viaggio in Turchia da poco con il loro camion e lui è un fabbro e quindi siamo venuti qua dopo aver parlato con lui per poter continuare i lavori e costruire il portaruota di scorta, che è veramente essenziale. Cioè per ora finché siamo qui diciamo che abbiamo l'assistenza, quindi in caso succedesse qualcosa non è così grave, chiamiamo l'assistenza e vengono a darci una mano, però quando partiremo sarà essenziale avere un portaruota di scorta con la ruota di scorta che abbiamo lasciato per ora in Sardegna. Sono arrivati i pacchi, abbiamo ordinato un po' di cose perché abbiamo rotto un po' di cose. Infatti quando siamo in giro insomma per la maggior parte delle volte in Europa, perché fuori dall'Europa è difficilissimo ricevere pacchi, però ce li facciamo, ci sono i punti di ritiro, quindi in questo caso sono arrivati alle poste e siamo andati a prenderle alle poste. Eli non sa neanche cosa abbiamo comprato. Cosa abbiamo preso? È arrivata l'aspirapolvere
Quindi aspirapolvere arrivato nuovo. Quello che cos'è? Il telefonino, l'ennesimo telefonino che Sebastiano si è acquistato quest'anno perché li rompe tutti. E non è uno sponsor, infatti prima come siamo entrati in camper Sebastiano ha detto: ma scusa, non facciamo l'unboxing delle cose che ci sponsorizzano, non facciamo delle cose che compriamo. Sì, comunque Questo spero che mi durerà un po' più a lungo, perché dovrebbe essere di quelli che non si rompono. super robusti. No, minzi, pesa 80 kg. Ti cade in testa, ti ammazza. Speriamo che duri. È arrivato anche il gancio che ci servirà per il paranco che andremo a montare. Siamo arrivati da Gregorio, adesso sono sul daily 4x4 di Gregorio e stiamo andando a prendere il ferro per costruire il portaruota di scorta. Ho preso i pezzi, 2C, scatolati per fare il cancello e Zinzi è lì pronta. Cerniere per poterle aprire, perché il sistema sarà apribile, poi vi faremo vedere. Ah, quella è una bomba, questa cosa qui. Secondo me è lì dove sei posizionato. Sembra ottimo. Bene, ero convinto di aver firmato nel modo giusto tutti i lavori eseguiti da Gregorio per costruire il portaruota di scorta, e invece così non è stato, perché l'audio del mio telefono non funziona molto bene e quindi non si sentiva praticamente niente. Allora vi spiego un po' in breve. Noi avevamo veramente le idee confuse su come fare il nostro portaruota di scorta, perché è un elemento abbastanza delicato. Noi all'inizio volevamo metterlo sopra la doppia cabina, sopra la motrice, però avrebbe appesantito troppo la motrice in caso di ribaltamento, avremmo dovuto tirarla giù ogni volta e quindi sarebbe stato troppo complicato. Il nostro problema è che volevamo assolutamente tenere i portelloni posteriori apribili e quindi dovevamo trovare una soluzione per poter continuare a poter aprire i nostri portelloni. Quindi abbiamo spiegato il nostro progetto a Gregorio e lui ha avuto veramente le idee chiare dall'inizio su cosa fare. Noi sapevamo che eravamo in buone mani perché ha costruito un super camion che tra l'altro vi faremo vedere. Vi spiego in breve come è stato creato questo portaruota di scorta, perché appunto io avevo filmato tutto ma purtroppo l'audio delle immagini non è utilizzabile. Siamo semplicemente andati a fissare 2C sui longheroni del camion che salgono in diagonale, e sopra queste 2C è stata fissata un'altra C da 140 mm che fungerà appunto da parafango, portaaffari, portatarga. Su questa C orizzontale, che prende tutta la larghezza scusatemi, della cella, è stata fissata uno scatolato verticale, sul quale poi con 2 cerniere si è fissato il cancello che sorreggerà la ruota di scorta e altre cose che andremo a fissare, appunto come la scala per esempio. Ha fatto un lavoro veramente, io non ho fatto niente, ho solo fatto sostegno morale e ammirato tanto il suo lavoro. Gregorio è stato eccezionale, aveva tutto in testa, noi ci siamo fidati ciecamente e non abbiamo sbagliato, perché ci ha fatto veramente un lavoro straordinario, molto semplice e funzionale. Purtroppo non siamo riusciti a verniciarlo sul momento perché siamo capitati nella settimana sbagliata e quindi non erano tutti chiusi per poterlo verniciare, per questo poi andremo a verniciarlo in seguito con calma. Però il portaruota di scorta risulta veramente come lo volevamo, per cui si apre in modo molto semplice, semplicemente svitando 2 bulloni, quindi in 5 minuti si ha i portelloni aperti e il sistema di carico rimane molto semplice.
gli abbiamo chiesto a Gregorio se poteva sistemare questa scala che abbiamo acquistato un po' di tempo fa, ma pensavamo una cosa semplice, per smontarli quello e mettergli 2 ganci, invece ci ha costruito una vera e propria scala. Quindi mentre che i ragazzi sono qua fuori che stanno facendo i lavori al camper, io sono dentro che sto lavorando al computer, ne sto approfittando e sto iniziando a studiare per la patente, perché abbiamo deciso che è meglio che entrambi abbiamo la patente per sicurezza più che altro. Io non sono molto fan di guidare mezzi grandi, ho sempre avuto vetture abbastanza piccole. Però è una cosa troppo importante, soprattutto quando si viaggia in posti lontani. È giusto che entrambi abbiamo la possibilità di poter guidare, anche se penso che comunque resterà sempre Sebastiano l'autista. Comunque sto approfittando di questo sole perché oggi è una bellissima giornata e mi sono appena resa conto che ho la stazione super carica e quindi voglio approfittare di questa energia solare per andare a depositarla nella nostra Delta 2 Max, e poi la sto utilizzando tantissimo perché quando lavoro al computer, anziché andare a toccare l'energia della stazione principale, vado a utilizzare direttamente la Delta 2 Max, in modo che così, perché questo computer consuma un sacco di corrente e quindi utilizzo direttamente quella e guarda, per quello è una bomba. È arrivato il momento di provare l'efficacia del portaruota e per fortuna che Gregorio e Valentina sono proprietari di un camion e quindi avevano a disposizione una ruota delle stesse nostre dimensioni. Che dire, è andata benissimo al primo colpo, senza alcun dubbio. Sì, ma penso che alla fine sarà la nostra scala definitiva, Magari. perché è comodissima. No, tiene, non tiene. Sono abituata all'acqua, Fai la salita. È un'altra cosa. Per questo vorremmo ringraziare veramente tanto Gregorio e la sua famiglia, quindi Vale, Blu, Cino, per l'accoglienza, perché ci hanno ospitato a casa loro per 3-4 giorni e quindi è stato bellissimo passare dei momenti con loro. Abbiamo trovato amici, oltre a aver creato un portaruota di scorta super funzionale. Quindi vi ringraziamo ragazzi tantissimo per l'accoglienza e tutto quanto. Il drone, lo faccio partire. Siete pronti per fare la foto, Cino? Sì. Abbiamo fatto tutto, adesso siamo nuovamente in viaggio. Abbiamo ordinato da Deliveroo, da noi non capita mai di poter ordinare da Deliveroo, quindi non avevamo voglia di cucinare, poi volevamo festeggiare un attimino il fatto che ieri abbiamo fatto 7 anni assieme con Eli, poi festeggiare il portaruota di scorta, festeggiare un sacco di cose, quindi ci siamo offerti una cena asiatica. A domicilio. Asiatica, quindi spaghetti di riso, spaghetti di soia, pollo al limone. Tante cosettine buone. Adesso le facciamo ce le vedere. gustiamo. Tra l'altro, allo stesso tempo stavamo guardando anche un documentario sulla cucina asiatica. Sì, quindi proprio casca a pennello. Quindi questi sembrano culgiane e sardi, sono chiusi anche Ravioli. uguali. Poi questi sono spaghettini di riso, questi spaghettini di che cosa? Soia. Di soia, pollo e Tempura. c'è un po' di acquolina. Buon appetito!